Buonasera a tutti, ben ritrovati su MRTV. Allora, questa sera ci troviamo, come avete potuto vedere, con un nuovo palinsesto, quindi un nuovo programma, dei nuovi contenuti. Questo programma sarà condotto e curato da Serena Pattaro, che avete già imparato a conoscere in tante altre occasioni. E Serena, ci vuoi dire tu, spiegare tu di cosa tratterà, cosa ti interessa approfondire in questo format, su cosa vorresti incentrarlo e così via? Certo, intanto grazie Marco, grazie a tutti coloro che sono qua stasera e ringrazio ovviamente MRTV per avermi dato l'opportunità di questa rubrica. E allora, quello di cui voglio parlare io, gli argomenti insomma che voglio trattare, poi insomma sia individualmente sia con ospiti, è proprio il ritorno ad essere dei cittadini sovrani. Un cittadino sovrano che ha delle caratteristiche molto particolari. Ovviamente il mio scopo non è quello di parlare di politica, di economia, di sociale, ma di parlare di quelle che sono le caratteristiche del vero cittadino, chiamiamolo così, quello che noi abbiamo chiamato cittadino sovrano. Mi fa piacere anche far capire, cioè riportare questa cosa a tutti quanti, tutti coloro che ci stanno ascoltando, perché il nome della rubrica è stata data proprio dal nostro presidente di Movimento Roosevelt, Gioele Magaldi, un giorno insomma che stavamo parlando, così stavamo dialogando su alcune questioni, è uscita l'idea di questa rubrica e insomma il nome l'ha dato proprio lui. E vedremo insomma se Gioele riuscirà proprio a raggiungerci magari tra poco telefonicamente. Noi ovviamente speriamo di sì, perché il suo contributo ovviamente è stato importante anche per far nascere questa rubrica. Quindi ecco, l'idea è quella proprio di dialogare, quindi non vorrei mai fare, se possibile, un monologo, ma di dialogare proprio su queste caratteristiche principali del cittadino sovrano da un punto di vista non voglio chiamarlo proprio un percorso iniziatico, quanto un percorso di crescita personale, di crescita spirituale, di lavoro su di sé, poi ognuno ovviamente lo può declinare alla propria maniera. Però ecco, l'idea è proprio questa e mi fa piacere tantissimo se magari ci possono essere anche le domande dal pubblico ovviamente in chat, in questo caso il nostro pubblico virtuale, ma che sappiamo benissimo dall'altra parte esserci persone reali. E quindi insomma la rubrica parte proprio da questi presupposti. Dei potenziali sovrani ci sono dall'altra parte, dei sovrani in potenza, mettiamola così, se Sì, faremo un buon lavoro. allora diciamo che ognuno di noi ha le potenzialità per divenire sovrano e il sovrano ovviamente noi sappiamo è colui che regna nel proprio regno. In questo caso il nostro regno siamo noi stessi, ma non in senso individuale, in senso ovviamente collettivo. E allora io voglio partire anche dalla definizione un po' di quella che è la parola cittadino. Il cittadino è colui innanzitutto che vive la città e che ne gode i benefici per se stesso e per la propria famiglia. E quindi partiamo da una definizione molto importante, perché il cittadino prevede proprio due caratteristiche principale. Intanto il fatto di vivere la città e vivere significa ovviamente essere attivi in quello che viene fatta sia nella vita, non solo nella vita privata, ma anche nella vita politica, nella vita economica, nella vita sociale
e in qualsiasi altro aspetto. Quindi significa che il cittadino si prende delle responsabilità, importanti, responsabilità che poi andremo a, vedere magari in puntate successive. Ma oltretutto ne gode i benefici che questa città può fornire a lui e alla propria famiglia. E quindi noi vediamo che, è un aspetto davvero importante e, davvero fondamentale, perché ci apre poi a tutta altri, modalità di comprensione di chi è il vero cittadino. Essere cittadini è anche mantenere l'attenzione costante sul valore dei propri diritti. E questo è importantissimo, ma è anche, il mantenere l'attenzione sul rispetto dei propri doveri. Perché anche ultimamente noi abbiam sentito spesso parlare, il cittadino, cioè non abbiamo più i nostri diritti, ci sono stati tolti i nostri diritti, che per certi versi è assolutamente vero, insomma l'abbiamo sperimentato soprattutto in questo ultimo anno e mezzo, però è vero anche che bisogna fare un po' un passo indietro e dire: "Come mai siamo arrivati qua? Io come cittadino dove, tra virgolette, ho peccato per essere arrivato a questo?" Ecco, uno degli aspetti che io voglio toccare, con questi incontri, con questo percorso, insomma con questi dialoghi, è proprio un cambio totale di paradigma. Cioè, la nostra, realtà non è più ciò che noi subiamo all'esterno di noi stessi, ma la nostra realtà è ciò che noi creiamo individualmente. Attenzione, consapevolmente o inconsapevolmente. E sappiamo che il 95% di tutto ciò che ci circonda, noi, tra virgolette, "l'abbiamo creato" o lo abbiamo attratto inconsapevoli di tutto ciò che, stiamo facendo, perché il 95% circa poi, insomma, o percentuale più, percentuale meno, a seconda del, risveglio coscienziale della persona stessa, comunque sono cose che derivano dal nostro inconscio. Un inconscio che è, costituito da 2, forme: la forma superconscia e la forma subconscia. Quindi, noi capiamo che solo per il 5% circa, del nostro tempo e di quello che creiamo siamo esattamente consapevoli di quello che stiamo facendo, ed è pochissimo. Ma magari insomma più avanti poi andremo ad approfondire anche questi aspetti. Questa sera magari mi piacerebbe rimanere un po' più sulla descrizione generale, proprio per entrare poi nello specifico di tutto quello che sarà questo percorso, quindicinale, perché ci tengo a dire possibilmente di lunedì sera alle 21 cercheremo di mantenere sempre questo evento, e questa insomma, questo giorno e questa e questo orario, come dicevo quindicinale, perché comunque sarà una rubrica che si alternerà con quella di Sergio Magaldi, quindi un lunedì alle 19 ci sarà Sergio con lo Zibaldone Online, il lunedì dopo alle 21 ci sarò io, insomma, con gli ospiti che ho intenzione, che spero insomma di portare, per dialogare appunto con tutto questo. Io adesso voglio dare anche la definizione di diritto e di dovere, dopodiché vorrei sentire anche cosa ne pensi tu, insomma, di quello che abbiamo detto fino ad adesso. Allora, il diritto, perché come abbiamo detto il cittadino sovrano è colui che comunque fa valere i propri diritti, ma nel rispetto anche dei propri doveri. Quindi diritto come definizione è ciò che è ragionevole, giusto, retto, onesto e ha una, definizione che deriva da dirigere, da dare una direzione, di regolare
e regolare porta poi a avere delle regole, ma andremo a capire poi quali regole. Mentre dovere è un obbligo morale, ma un obbligo non che arriva dall'esterno, è un obbligo che, ci siamo sempre tra virgolette, "imposti" noi. Quindi imposti in che senso? Nel senso che lo sentiamo far parte del nostro codice d'onore personale. Ma dovere ha anche un'altra accezione, significa anche potere di formare. Di formare cosa? Di formare la nostra sostanza che deriva dall'essenza che siamo, e infatti noi ci chiamiamo esseri umani, per poter avere poi un'esistenza su questo piano, che ci permetta di vivere e non di sopravvivere. Quindi come vedete iniziamo proprio a modificare un po' quello che è il nostro paradigma. Tutto dipende da noi. Come, perché, lo scopriremo mano a mano poi che andremo avanti. Su questo io ti chiedo Marco se hai qualcosa da aggiungere, se ti va ovviamente di dire qualcosa, soprattutto per quanto riguarda sulla definizione magari di cittadino, di diritto e di dovere. Assolutamente sì, ma prima, visto che siamo riusciti a entrare in contatto con Gioele, direi che farei intervenire lui, che ci teneva appunto a fare un saluto e un in bocca al lupo per la trasmissione. Gioele, sei in diretta. Sì, ciao a Serena, ciao a te Marco, salve a tutti gli spettatori. Io insomma dovevo partecipare in modo più strutturato a questa trasmissione, purtroppo una serie di impegni imprevisti mi hanno portato in giro, quindi sono in un contesto dove mi è anche difficile, sono riuscito miracolosamente col telefono a collegarmi, potrò stare poco, però ci tenevo a dire che intanto parteciperò molto volentieri, spesso e volentieri a questa trasmissione che ritengo diventerà uno dei fiori all'occhiello di MRTV Italia, perché il cittadino sovrano mette insieme due concetti cui il movimento Roosevelt e tutta l'area culturale rooseveltiana tiene molto evidentemente, cioè noi non siamo sovranisti ma siamo per la sovranità del popolo, nel senso che non accentuiamo il carattere di contrapposizione tra nazionalismo e magari dimensioni cosmopolite, che è tipico di certi sovranismi, ma mettiamo al centro dell'attenzione la sovranità popolare sostanziale, no? Quindi richiamarci alla sovranità del cittadino mi sembra molto importante e importante oggi, importante soprattutto domani e dopodomani, sarà importante in autunno quando l'allentamento delle restrizioni che abbiamo avuto e stiamo avendo quest'estate potrebbe essere rimesso in discussione. Parlare di cittadino significa appunto distinguere tra cittadino consapevole oltre che sovrano e dotato di una dignità, uno status, di una appunto sovranità pro quota, no? Una sovranità che nei secoli è stata data al popolo rispetto a quando era di sovrani, di ierocrazie, di aristocrazie laiche ed ecclesiastiche, e cittadini e non sudditi, no? E questo è un altro tema importante perché c'è stata evidentemente in tutti questo anno e più di tribolazioni, di paura, di terrore, di narrazioni in ogni caso che mettevano al primo posto la presunta salute pubblica, qualche volta presunta, qualche volta reale, rispetto a dei principi che non possono mai essere comunque derogati, cioè anche quando ci si occupa della salute pubblica alcuni principi fondamentali costituzionali e comunque che si richiamano evidentemente a principi ancora più universali. Le costituzioni prendono storicamente via dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, la Costituzione americana, e poi diventano la dichiarazione universale dei diritti umani che viene promulgata lo stesso anno 1948 della nostra Costituzione. Ecco, lì non si può
derogare, cioè tu puoi anche dover gestire un'eccezionalità, una pandemia, ma non puoi violare quelle norme e quindi quella cittadinanza, quel diritto ad una cittadinanza libera e sovrana. Quindi io poi mi guarderò con attenzione, come tanti, spero anche in differita, questa bella trasmissione che oggi inizia. Sono certo che Serena, con te Marco e con tutte le persone che contribuiranno di volta in volta a questa trasmissione, che verrà fatto un ottimo lavoro. Io darò il mio contributo già magari dalla prossima volta in collegamento video, e intanto veramente in bocca al lupo come dite, benvenuto a questo nuovo parto, no, della fantasia politica rooseveltiana e specificamente, no, della immaginazione e della creatività di Serena, che ha voluto impegnarsi più a persona su questo come su tanti altri campi. Gioele, io ti ringrazio tantissimo innanzitutto di averci onorato di questa telefonata, anche se di pochi minuti, perché come dicevo prima non credo che tu sia riuscito ovviamente a sentirlo. Dicevo appunto che questa rubrica è nata appunto da un dialogo che abbiamo fatto io e te, che il nome insomma è stato dato proprio da te, quindi diciamo che è stato qualcosa che è nato collegialmente, ecco. Questo insomma un po' quella che è l'idea che dobbiamo dare anche per quanto riguarda Movimento Roosevelt e per quanto riguarda il cittadino, che se non c'è comunque una comunità, una collegialità, una condivisione, difficilmente si ottengono dei risultati di un certo tipo. Gioele, ci sei? Gioele? Abbiamo perso Gioele, No, Marco. adesso non so se riuscivate ancora a sentirlo. Sì, sta salutando tutti. Riprova Gioele, vediamo. Sì, no, volevo dire che allora appunto accolgo senz'altro e sottoscrivo e confermo questa trasmissione come è nata da un confronto dialettico, collegiale, insomma, e però appunto poi chi come Serena ed altri, voi che lavorate a MRTV con tanta generosità, chi poi dà concretezza evidentemente ha tutto il merito, no? Al di là della suggestione iniziale che può nascere da chiacchierate. Quindi io ci sarò spesso e volentieri a dare un contributo a queste altre trasmissioni, ma questa mi è particolarmente cara, quindi buon proseguimento e ci vediamo presto su questi schermi. Grazie di cuore Gioele per aver partecipato con questa telefonata. Ciao. Ciao. Allora, ovviamente doveva essere inaugurata con la presenza, insomma, anche solo vocale del nostro presidente, che ovviamente lo ringrazio tantissimo. Tra l'altro siamo E riusciti quindi, a compiere l'impresa più difficile, ovvero fare una sorta di collegamento telefonico tramite internet e tutto, e poi io sono caduto sul più semplice, perché mentre ti facevo vedere che stava chiamando per avvisarti, non mi sono accorto di essere ancora in video. Quindi scusatemi, non ero impazzito, ma non mi ero accorto che ero nella casellina. ma questo è il bello della diretta e i nostri amici sicuramente, insomma, apprezzeranno anche questa cosa. Allora, dopo questo, insomma, saluto di Gioele Magaldi, Marco, cosa ne pensi tu dell'idea di cittadino sovrano di diritti e dei doveri, insomma? Allora, io ho fatto, visto che poi era anche la prima puntata, ho fatto proprio una riflessione generale in questi giorni su quello che è il senso stesso di questo titolo e di quello che poi vuole rappresentare. E ovviamente non si può fare a meno di ricordare che non è un caso se proprio nell'articolo 1 della nostra Costituzione, ovviamente, la sovranità viene attribuita al popolo, che la esercita nei limiti e così via. E questo però, appunto, un po' sulla falsariga di quello che dicevi anche tu prima, mi ha fatto sorgere delle riflessioni, perché in teoria, come tutte le cariche o gli aggettivi positivi,
uno tende a prenderseli senza star lì troppo a pensare. Se uno dice sei bravo, sì, non sta molto a riflettere, è vero, non è vero, va bene, cioè, si prendono con più riflessione le critiche piuttosto che gli insulti e così via. E quello che però è differente è capire se effettivamente, come tutti i pregi o come tutte le doti, poi questa facoltà che è stata data, questo diritto, questo ruolo, uno viene effettivamente esercitato. Perché, per esempio, come diceva anche Gioele, in passato i sovrani non erano il popolo, ma erano dei re, delle regine. Abbiamo conosciuto storicamente re e regine ineccepibili che hanno fatto grandi popoli, che hanno pensato ai loro popoli e ne hanno avuto quasi cura come fossero dei padri o delle madri di famiglia. Abbiamo anche visto tutto il viceversa. E la stessa cosa l'abbiamo vista in democrazia. Quindi sostanzialmente questo attributo e questo ruolo è molto importante, ma bisognerebbe chiedersi, uno, se viene esercitato, due, se viene esercitato nella maniera corretta. Uno può anche dire che io decido che da oggi stabilisco che per legge Serena Pattaro diventa amministratrice, ha il diritto di diventare amministratrice delegata di 10 società, dice, bellissimo, e però queste società possono fallire. Quindi non è tanto sono amministratore delegato oppure no. Quello, grazie al cielo, ce lo siamo trovati grazie a qualcun altro. Ma come stiamo svolgendo questo compito, questo privilegio che ci è stato assegnato? Questa è la vera domanda che mi sono posto in questi giorni. In effetti quello che si dice spesso, Marco, cioè il discorso, no, scusatemi il termine magari, che è l'attaccamento alla sedia, cioè non è tanto la sedia di per sé quanto le azioni che tu stai facendo appunto perché quel ruolo ti è stato affidato. Ecco, questo è fondamentale. E in effetti un cittadino, diciamo, diviene tale, cioè degno di avere questo nome, quando le azioni di diritti e di doveri iniziano ad equilibrarsi. Perché, ripeto, quello che ho detto anche poco fa, va benissimo tutto il discorso di avere dei diritti, però spesso e volentieri noi come cittadini ci dimentichiamo che abbiamo anche dei doveri. Ma la Costituzione stessa che tu hai nominato poco fa nomina diritti e doveri dei cittadini. Quindi è importantissimo il famoso dare e avere, cioè l'equilibrio tra dare e avere. A questo proposito voglio proprio far notare come a volte i diritti diventano doveri e i doveri diventano diritti. In che maniera? Cioè, faccio un esempio su tutti. Il mio diritto alla libertà di espressione diviene il dovere di dire la verità e di assicurare questo diritto a ogni altro cittadino. Il dovere, per esempio, a concorrere alle spese pubbliche diviene invece il mio diritto a un'economia familiare dignitosa, a un lavoro adeguatamente retribuito. Quindi, se guardiamo bene, non ci sono differenze sostanziali tra diritti e doveri, ma come dicevo poco fa, si esprimono solamente la cosiddetta legge di dare e avere, cioè quell'equilibrio che consente il bilanciamento nell'essere liberi. E a proposito di questo, io voglio anche riportare una frase della Dichiarazione universale dei diritti umani, che sappiamo è la base del movimento Roosevelt, ovvero tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti ed essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. E qui sorge un altro concetto, il concetto di libertà, uguaglianza e fratellanza, che io ho
sostituito con libertà, equità e fraternità. Perché ho sostituito il termine uguaglianza con equità? O quello che tu dici sempre, Marco, la vocale che cambia sostanzialmente il significato. E che sono? Vuoi dirle tu le due parole? Sì, quella è una mia vecchia riflessione. Uguaglianza ed eguaglianza. E Due in termini effetti, apparentemente identici perché cambia solo la vocale iniziale, che è una E o una U, ma che se ben analizzati fanno una differenza enorme. la Dichiarazione universale dei diritti umani dice liberi ed eguali. Esatto. Quindi eguali va a richiamare il concetto di equità, cioè uguaglianza, diciamo un po' la differenza, tu sai che a me piace molto giocare anche con le parole, diciamo la differenza tra uguaglianza e equità. L'uguaglianza significa a tutti le stesse cose, a tutti le stesse funzioni. Equità invece significa dare, fornire o comunque avere l'opportunità di esprimere, dare e fornire ciò che mi serve, esprimere i miei talenti. Quindi, mentre l'equità è molto basata sull'individuo, vero, quindi sulla sua sostanza e sulla sua essenza, l'uguaglianza invece è basato solo sulla forma, tutti uguali, cioè la stessa forma a tutti. E quindi cittadini uguali sono facilmente gestibili. Cittadini equi, chiamiamoli così, o che vivono nell'equità, invece sono difficilmente gestibili perché ognuno esprime se stesso per ciò che è. Tra l'altro E stanno arrivando anche molte considerazioni in chat, Serena. Dopo se vuoi se ci sono delle domande, delle considerazioni, mi fa piacere magari anche. ne sono arrivate diverse, nel senso più che altro spunti anche di riflessioni, sono arrivate considerazioni sulla giustizia, per esempio, nel senso la mancanza di giustizia, come può conciliarsi con questa rivendicazione di sovranità da parte del cittadino. Francesco invece, per esempio, ci diceva che la cosa brutta della democrazia è la fabbrica del consenso. Olena ci suggerisce che fraternità sì, la libertà è un'utopia, è la condizione umana che non prevede la libertà. L'uguaglianza invece è una cosa disumana. E io, se sei d'accordo, sfrutterei, diciamo, questi commenti per provare a vedere un attimino come si potrebbe interagire e ribaltare anche facilmente questi concetti. Ma allora, ovviamente sono spunti molto interessanti, ovviamente anche per altre puntate successive, ma il presupposto da cui io parto, come dicevo proprio all'inizio quando ho descritto un po' lo scopo di questa rubrica, è quello di partire da se stessi. Allora, se io sento, percepisco, poi magari ovviamente in un'unica puntata non possiamo spiegare tutto quanto, però ovviamente intanto a me piace buttare lì degli input così possiamo rifletterci tutti quanti insieme. Esatto. Se io mi sento nell'ingiustizia, indipendentemente, attenzione, che fuori nel mio mondo esterno sia effettivamente così, ma se io mi sento nell'ingiustizia, devo capire cosa c'è nella mia vita che io ho generato di ingiusto. Se io mi sento nella disuguaglianza, devo capire cosa c'è, oppure nella mancanza di equità, tornando alle parole che abbiamo detto prima. Allora dobbiamo partire però da un concetto di sviluppare in noi queste situazioni. Anche il discorso di libertà è un concetto molto bello, molto interessante e che riprenderemo spessissimo perché ovviamente è fondamentale.
ma la libertà fondamentalmente è il discorso sul libero arbitrio. E il libero arbitrio non è fa ciò che vuoi in ogni momento, in ogni istante, ma è la capacità di scegliere in maniera utile cosa, le azioni da porre in essere su quell'evento specifico che si è verificato nella nostra vita. Quindi non è tanto faccio quello che voglio sempre, comunque, ovunque, ma è la capacità di discernere. Infatti si chiama libero arbitrio, scelta. Sì. E quindi voglio anche porre un altro esempio, un esempio che io anche nei miei corsi faccio spesso. Mandela, nei suoi, se non sbaglio, qualcuno magari mi potrà correggere, 27 anni di carcere, anche qua il 27 c'ha una energia molto particolare. E lui ha sempre detto, poi ovviamente negli anni successivi, quando poi è stato liberato, e che lui comunque anche quando era in carcere era libero. Perché? Perché hanno incarcerato il mio corpo, ma non le mie idee. E infatti idee sarà l'argomento della prossima trasmissione, cioè della prossima puntata. Quindi già do un input, o come si dice oggi, che è un termine che non riesco a fare mio ancora, ho fatto lo spoiler di quella che sarà la prossima la prossima puntata della rubrica. Quindi tutto parte sempre e comunque da noi, indipendentemente da quello che ci succede all'esterno, perché una realtà esterna c'è, è tangibile, ma la differenza la fa la modalità con cui noi affrontiamo la nostra vita. E il cittadino sovrano è sempre e comunque un passo avanti nelle difficoltà, ma anche nelle gioie. E è quello che ha accennato prima anche Gioele, non è suddito. Il suddito è colui che subisce, ma anche perché non vuole prendersi responsabilità. Quindi sì, subisco, Il ma famoso anche motto, sono tutti rivoluzionari con il fondo di qualcun altro. esatto. Vogliono fare tutti la rivoluzione, ma... Il famoso armiamoci e partite, ecco, nel Esatto. senso che tutti bravissimi sul web, poi quando è ora di andare a fare azione sul campo, vediamo che la percentuale diminuisce notevolmente. Mi dispiace dirlo ancora, però un esempio di cui abbiamo parlato tantissimo è stato anche quello che è successo, per esempio, con i ristoratori durante questo lockdown, tutti disposti a io apro, bella la manifestazione qua di un giorno, però poi il giorno dopo le persone avevano paura ad andare ad aprire il proprio ristorante. Non è andando in piazza che si cambiano le cose, ma è facendo l'azione corretta, e l'azione è quella di andare nella tua attività e aprire. E infatti chi è che ha fatto scalpore? Chiedo scusa che non mi ricordo ovviamente il nome, ma la signora di Chivasso che ha tenuto aperto. E certo, ma lei non ha fatto altro che fare quello che avrebbero dovuto fare tutti quanti come cittadini sovrani. Ecco, semplicemente questo. Allora Marco, io non so se ci sono altre domande o altre Sì, considerazioni. sono arrivati un altro paio di commenti. Ti va se faccio una carrellata veloce di quelle che potrebbero essere, poi mi dirai tu se sei d'accordo, delle risposte o dei controcanti che non vogliono essere polemici, ma vogliono essere degli spunti di riflessione a questi commenti che sono arrivati? Ma certo, ma anche perché, attenzione, la libertà di espressione è ben accetta. Io oggi sono qua che parlo di quella che è la mia esperienza, di quella che è la mia conoscenza, ma questo non è detto che sia di tutti. Quindi lo spunto di riflessione va benissimo, perché comunque
io porto la mia esperienza, chi scrive in chat porta la propria esperienza, poi No. tutti insieme possiamo allargare la nostra mente. Infatti quello che avevo in mente era proprio provare a leggere questi commenti e utilizzare anche quello che abbiamo trattato anche solo in questa breve prima puntata, proprio vedere come si può declinare anche quel poco che abbiamo detto in tutti i casi concreti che ci hanno posto. Certo. Per esempio il primo che avevamo letto, quindi quello della giustizia, della mala giustizia e quant'altro. E per esempio, sfruttando l'esempio che hai fatto della negoziante di Chivasso, se questo problema è così tanto rilevato e da così tante persone, come mai però assolutamente nessuno, pur dotato in teoria in potenza della sovranità, fa nulla? Perché dovrebbe La fare qualcosa paura. qualcun altro? E quindi qui, per esempio, proverei a porre questa domanda adesso non so come si chiami, ma il nickname è Take84, ma proverei a porre questa. E poi, per esempio, a Francesco, che ci aveva detto la cosa brutta della democrazia è la fabbrica del consenso. E quindi a questo punto chiederei a Francesco, ma siamo sicuri che intanto sia una cosa brutta? Cioè, perché la nostra democrazia funziona come? Funziona basandosi sul fatto che noi, attraverso il voto, votiamo delle persone che ci possano rappresentare e che devono fare i nostri interessi. Quindi perché, per esempio, spesso sentiamo dire, ma quel politico ha fatto quella cosa o ha detto quella cosa solo perché vuole i voti? Ovvio. E perché cos'altro dovrebbe farlo? Cioè, perché dovrebbe farmi qualcosa che mi danneggia? Non deve fare qualcosa che mi danneggia. Il politico deve fare solo qualcosa che può avvantaggiarmi e che di conseguenza può dargli un consenso. Ovvio, non deve essere singola. E qui torniamo a quello che dicevi prima. Quindi Ma deve infatti fare... il bello, scusa Marco, il bello di questa, anche di questi spunti che stai dando è quello che si diceva prima, cioè cambiare un po' paradigma, iniziare a vedere anche le parole che noi utilizziamo di solito in una determinata accezione e girarle magari a nostro favore, un po' come succede nelle arti marziali, dove noi, insomma, chi ha fatto arti marziali sicuramente, ovviamente, conosce, capisce ciò che voglio dire, dove viene presa l'energia del colpo dell'avversario e viene trasmutata a nostro favore. Quindi, ma non tanto per fare del male al nostro avversario, quanto per educarlo. Ecco, è un po' quello che noi, cioè almeno questo io mi sento di dire, di consigliare, di provare a fare anche nella vita di tutti i giorni, perché quello che a noi piace fare anche in questo momento è un po' il cosiddetto avvocato del diavolo, Esatto. che non significa che è sbagliato l'uno e l'altro, ma è una modalità di ragionamento diversa e quindi l'apertura di quello che è lo spirito critico e il pensiero critico e quindi ampliare un po' anche tutte le nostre conoscenze, le nostre modalità di ragionamento che ci creano poi nuove connessioni neuronali e Esatto. quindi nuove possibilità di liberarci dai condizionamenti. Infatti per quello che premettevo, qualsiasi cosa dirò sarà sempre un controcanto, quindi qualsiasi cosa scriviate io proverò a sottoporre la versione uguale contraria, speculare, specchiata, ribaltata della cosa, quindi non prendetela come una cosa personale, ma No, qualsiasi cosa scriverete io proverò a farvi vedere anche il viceversa, almeno ci provo, diciamo. è un po' come fanno anche, almeno insomma secondo alcune tradizioni, gli ebrei quando stanno parlando di un concetto, arriva uno che fa un'affermazione, ma subito dopo ci deve essere un altro che fa l'affermazione contraria e sono valide entrambe. E però ovviamente declinate in determinate modalità e quindi riuscire a fare proprio un ragionamento critico, specifico e, come dico, insomma, sempre girare le cose
a nostro favore. Ecco. Esatto. Ma io, se sei d'accordo, proseguirei a questo Sì. punto anche con il prossimo utente, perché vedo che sembra piacere questa cosa, perché vedo che stanno interagendo in tanti. Beh, questo mi fa piacere perché vuol dire comunque che l'argomento sta a cuore Esatto, a tanti e quindi insomma se sta a cuore a loro sta sicuramente a cuore anche a noi. E andiamo pure esatto. avanti perché dare comunque voce a chi giustamente ci sta seguendo dalla chat che non lo può dire a voce, ma lo può solamente scrivere, a noi fa solamente piacere. Esatto. Allora, qui leggiamo: ormai sono maturi i tempi affinché la giurisprudenza arrivi alla responsabilità del legislatore. E qui domando: siamo sicuri che tutta la responsabilità sia del legislatore? Esempio: quante volte abbiamo in quest'ultimo anno e mezzo, o meglio, quante volte ci siamo convinti che ci fossero degli obblighi o dei divieti, ma che per esempio sui DPCM notori non c'erano ed erano solo consigli? In questo caso, quindi, la responsabilità è del legislatore, tutta quantomeno, o c'è una parte di responsabilità da parte di quel famoso cittadino, in teoria sovrano, ma che nella pratica non controlla neanche quello che riguarda se stesso? Punto di domanda. E poi ci dice anche: vanno puniti i legislatori che non introducono leggi a vantaggio dei cittadini dai quali sono votati. Beh, allora, intanto dovrebbero introdurle, anche qui proviamo a ribaltare, dovrebbero introdurle in maniera eguale, giusto per usare le vocali giuste, nei confronti di tutti, non solo di chi li ha votati, anche perché diventerebbe difficile capire, sapere chi mi ha votato e chi no. Però quello è il nostro potere. Cioè, fare politica, per esempio, molti pensano che sia solo sedere in Senato o alla Camera. Noi in questo momento stiamo facendo politica. Quando abbiamo manifestato abbiamo fatto politica. Ma partecipare, il cittadino che partecipa alla vita della città che abbiamo detto prima, quella è politica, perché si vive la polis. Ecco, invece abbiamo delle idee magari a volte anche un po' magari limitate di quello che è il concetto, insomma, che si va ad esprimere. E questo io lo accennavo perché quello subito dopo, che ci ha fatto sempre lo stesso utente, che probabilmente ha fatto una specie di ragionamento, seppur suddiviso in 4 post, diceva: il libero arbitrio lo eserciti votando liste blindate di parlamentari che poi non votano leggi a favore dei cittadini. E questo è quello che dicevo. Il libero arbitrio si esercita tutti i giorni, non solo dentro le urne, soprattutto dentro le urne, ma poi si fa politica attiva tutti i giorni. Tutto quello che facciamo influisce sulla vita di tutto ciò che ci circonda. E l'Italia da questo punto di vista ce lo insegna molto chiaramente. Guardiamo per esempio in un fazzoletto così piccolo di terra come l'Italia, e per esempio possiamo dire che nelle qualità positive e negative Bolzano sia uguale a Lampedusa? Eppure sono sottoposte tutte e due alla stessa legislazione, eppure per alcuni versi Lampedusa ha degli aspetti decisamente migliori rispetto a Bolzano e viceversa, eppure sono nello stesso Stato, con lo stesso legislatore, con le stesse leggi. Quindi forse non è solo quello che fa la differenza, o no? È il discorso prima di uguaglianza ed equità. Esatto, perché le due regioni tecnicamente sono eguali, ma non sono uguali. Uguali. I due paesi in questo caso, vabbè, ovviamente non le due regioni, ma e c'è un motivo, per esempio, proprio su quella differenza, io ho sempre fatto l'esempio tra eguaglianza e uguaglianza, proprio parlando della legge, dei tribunali. In ogni tribunale, dietro il giudice, c'è scritto che la legge è uguale per tutti, ma tutti i cittadini sono eguali
davanti alla legge, perché ovviamente un cittadino che non può camminare perché è su una sedia a rotelle non potrà rivendicare gli stessi diritti o adire ad un giudice per gli stessi motivi per cui posso farlo io. Lo può fare in maniera uguale, non uguale. Sembra una stupidaggine, ma si apre un mondo su questa cosa qui. E Certo. Serena, tra l'altro ne abbiamo parlato lungamente anche l'altro giorno. Infatti, infatti. Ed è proprio, volevo anche, voglio tornare anche un attimo sul messaggio precedente, quando si parlava ovviamente del legislatore che emette delle leggi, così. Beh, noi ricordiamoci sempre che comunque chi sta in alto rappresenta chi è in basso. Poi non dobbiamo prendere i singoli individui che magari pensano e ragionano in maniera diversa, ma dobbiamo capire la maggior parte delle persone, ma non tanto perché spesso io sento dire no, ah, ma la massa non capisce niente, sono dei pecoroni. No, nel senso che comunque ci sono degli aspetti che devono essere educati nelle persone. Noi sappiamo per esempio che a scuola non viene più insegnata l'educazione civica. Ecco, questo è già un aspetto, per esempio, su cui bisognerebbe lavorare. Quindi certi cittadini che non hanno, magari per tutta una serie di motivi, affrontato poi anche determinate tematiche, è ovvio che insomma non riescono neanche a comprendere il perché. Come io per esempio non è che so tutto di tutti e di tutte le argomentazioni che possono essere trattate, quindi ho dei deficit. La cosa più importante è comunque invitare, quindi non spingere, non imporre, eccetera, però invitare tutti i cittadini che vogliono essere sovrani a capire cosa significa vivere la città, che non vuol dire andare fuori, sedersi al parco e bersi una bibita con gli amici, anzi sì, è anche questo, ma dobbiamo capire perché c'è quel parco, perché c'è quella panchina, perché c'è la possibilità di stare all'aperto insieme ai nostri amici. Ecco, questo è un esempio, insomma, E banale, ma soprattutto, neanche tanto se vogliamo. e soprattutto proprio in merito a questo tema che hai detto, a questo punto sono arrivati dei complimenti, ce li prendiamo volentieri, primo, e secondo perché fatti da, Quindi da- facciamo un po' crescere il nostro ego. Esatto, e poi perché fatti da Christian, che non conosco personalmente, ma è un utente che ci segue, vedo che ci segue con molta assiduità, soprattutto sui nostri canali Twitter, ed è molto piacevole leggere quello che scrive. Lui ci dice: in effetti, seguendo le vostre trasmissioni, ad un certo punto ho realizzato che io sono zona bianca. Un presidente di regione o di governo non può affibbiarmi un colore a proprio piacimento. Ecco, direi che se questa trasmissione, questo palinsesto è un obiettivo, è esattamente quello che ha citato Christian e che Esatto, citavi anche tu prima facendo anche il bellissimo esempio di Nelson Mandela. esatto, esatto. Che poi ci sta tutto dietro, anche il discorso di conoscere, leggere, informarsi, per carità, che poi io sono la prima a dire, non è sempre semplice. Ecco, su questo per carità, però insomma, sviluppare sempre la curiosità. Ecco, diciamo che forse una delle caratteristiche del cittadino sovrano deve essere proprio la curiosità. E ci metterei anche un viva Bruce Lee, che Del è nostro caro riferito Gianluca Canipari, che salutiamo, di è Movimento riferito 5 Stelle. probabilmente all'esempio che avevi fatto delle arti marziali e sono molto contento di leggere anche l'ultimo commento di Francesco che diceva sì, in effetti intendevo altro quando appunto dicevo che probabilmente aveva scritto più messaggi, ma comunque questo modo di ragionare mi sembra sensato, quindi sono molto felice che sia stato ben interpretato questo controcanto e anche apprezzato. Esatto. Quindi noi ovviamente vi ringraziamo tantissimo. Questa prima puntata, insomma, è stata molto generica, abbiamo un po' spaziato, poi ogni puntata, insomma, andremo a sviluppare un argomento, uno o più argomenti, insomma, specifici.
E quindi io direi, Marco, che per stasera ci possiamo fermare qua. Sì, E ovviamente vi do appuntamento fra 15 giorni, sempre alle 21, sempre su MRTV. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, condividetelo con chi pensate insomma possa essere interessato ad affrontare questi argomenti. Vi invitiamo ad essere con noi anche fra 15 giorni, sempre in chat, a dialogare, anche se insomma non direttamente, però è sempre una bella modalità il dialogo e il confronto. Però prima di chiudere, Marco, io voglio anche ricordare un appuntamento che c'è mercoledì sera, sempre alle 21, alle 21:15, con la rubrica GED a cura di Roberto Ekic, perché ci sarà un ospite molto eccezionale. Si tratta dell'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, già capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana. Quindi invito tutti quanti ovviamente a guardare anche questa rubrica mercoledì sera alle 21:15. assolutamente, grazie a tutti, saluto anche a tutti e sicuramente dalle prossime puntate, soprattutto quelle in cui non sarò presente io, si riuscirà ad essere più specifici, perché purtroppo si sa, io vago per meandri infiniti, quindi tendo a deviare da qualsiasi percorso prestabilito. Scusa un Grazie attimo mille. Marco, voglio dare lo spoiler ovviamente, come dicevo, della prossima trasmissione, le idee e il perché abbiamo inserito la maschera di Guy Fawkes in questa sigla. Bello, a questo punto se mi chiami la sigla io la mando. Sigla!